Benvenuti alla nostra rubrica Sognare di viaggiare in Calabria. Oggi siamo con Paola Morano, che è una delle guide abilitate della Calabria, con cui parleremo del santuario di San Francesco di Paola. Il 2 maggio si celebra la festa dedicata al santo con una processione a mare. Saluto Valeria, la mia socia, naturalmente. Benvenuta Paola, prego, puoi iniziare a erudirci insomma sulla figura e sul santuario di Paola. Benissimo, intanto grazie mille ragazze per questo invito, vi sono grata per questa vostra volontà di fare promozione del territorio regionale usando questa formula un po' nuova, di fronte alla quale ci ha messo di fronte appunto alle difficoltà che stiamo vivendo in questo periodo. Allora sì, ho pensato di ragionare un po' sul tema, visto che appunto la ricorrenza, la festa patronale ricorre appunto nei primi giorni di maggio, perché si ricorda il giorno in cui San Francesco fu canonizzato. Ebbe, ci furono dei processi velocissimi, per cui lui fu beatificato pochi anni dopo essere morto, nel 1519, Papa Leone X in San Pietro lo proclamò appunto santo, non emozionandosi, lui parlò del santo per quasi un'ora quel giorno, tenendo attenti tutti i fedeli presenti quel giorno a San Pietro e con grande emozione proclamò il nostro santo, appunto, Francesco di Paola. I festeggiamenti che noi tutti conosciamo si svolgono appunto nella città natia, nella città natale del santo, e si svolgono per il periodo che va dall'1 al 4 di maggio, perché in effetti la notizia della sua canonizzazione arrivò in Calabria qualche giorno dopo, per cui si è pensato di fare questa festa un po' più estesa, con la fiera e con tutta una serie di cerimonie religiose e ovviamente di ordini civili, quando si vede appunto anche arrivare dal mare il Sacro Sacello del Santo, e quindi viene accolto da tutti i fedeli che stanno sulla spiaggia, anche perché stiamo facendo vedere adesso qualche immagine ripresa dal mare. Ecco, questa immagine fa capire la mole di fedeli che seguono la manifestazione. Ecco la statua del santo sull'imbarcazione, da non dimenticare che in quella fase si butta in acqua una corona d'alloro per ricordare tutti i defunti in mare, e poi anche per fare un riferimento al fatto che San Francesco è patrono dei marinai, perché è stato protagonista di quel famoso attraversamento sullo stretto di Messina. Lui da Milazzo voleva andare dalla Calabria a Milazzo e chiede ospitalità ad un barcaiolo, lui era Coloso, si chiamava. Il barcaiolo si rifiutò di dare questo passaggio, diciamo così, al santo, e poi arriviamo al momento in cui si assiste a questo miracolo di quando San Francesco col suo mantello plane arriva nella bellissima vicina adiacente Sicilia. Ma tornando un po' al contesto della puntata di oggi, che è appunto il santuario. Il santuario è un po' uno di quei luoghi legati alla spiritualità più sentita del territorio regionale, però è anche un po', diciamo, filtro di quella che è l'architettura francescana. I conventi francescani sono tanti in Calabria, e ovviamente questo è quello che raccoglie un po' di più degli altri in sé il senso della famiglia francescana. Ecco, ne stiamo vedendo alcune immagini: la zona della foresteria, edificata in periodi successivi, ma tutto parte, ecco, questa è una bella foto frontale in cui si vede l'accesso alla Basilica Nuova, edificata a fine Novecento, ma nel 2000 fu inaugurata, e il bellissimo portale in bronzo fatto da Paolo Borghi, con la scultura in marmo bianco fatto sempre dall'artista Borghi. E invece adesso, ecco, vedete, questo effetto con gli archi vanno a ricordare un po' un messaggio che riguarda le grotte. San Francesco nasce come eremite, quindi questo approccio architettonico ci porta proprio a quello, e poi pannelli in bronzo dove ci sono due scene della vita appunto del santo. Questa scala esterna che voi vedete è quella che ci permette di raggiungere il matroneo, quindi la parte sopraelevata della grandissima Basilica Nuova, che si sviluppa su 3 livelli. E al suo interno, apprezzabilissimo, il progetto della Basilica è stato affidato all'architetto Sandro Benedetti, un edificio lungo 100 metri, quindi insomma di notevole importanza, con questo legno lamellario all'interno. Hanno voluto ricreare le volte di impostazione gotica che sono appunto circoscritte alla basilica invece antica, della quale stiamo vedendo un primo piano. Ecco, questa è la struttura seicentesca da cui tutto è partito. Meglio all'interno è proprio il santo che in circa 20 anni inizia la fabbrica del suo santuario.
E poi all'esterno si percorre una suggestiva la via dei miracoli, questi miracoli che si sono verificati proprio durante il periodo della realizzazione della parte antica del santuario. E percorrendo appunto questo percorso esterno, che è quello che poi, ecco, in questa fase, in questa foto c'è proprio il braccio più antico, in prossimità della Basilica Nuova, della fornace nella quale San Francesco cuoceva i mattoni per la realizzazione appunto della fabbrica, e fornace che si rende protagonista del famoso miracolo dell'agnellino Martinello, perché San Francesco era molto legato al mondo degli animali, andandogli al santuario si incontra idealmente l'agnellino Martinello piuttosto che la trota Antonella, tutti i piccoli grandi protagonisti dei miracoli effettuati dal santo. Ecco, questo è l'ingresso appunto della fornace. Sembra che il santo fosse entrato all'interno per ripararne una frattura senza bruciarsi, e che poi abbia trovato i resti ossi di questo suo amatissimo agnellino, che abbia fatto poi resuscitare. E la bomba invece abbiamo visto nell'agosto appunto del 43, le bombe vengono scagliate, questa nello specifico cade nel torrente Isca e rimane miracolosamente inesplosa, quindi la carcassa viene messa lì in prossimità del santuario per attestare, appunto ricordare questo miracolo. Percorrendo questi archi si arriva appunto, ecco, dove ci troviamo ora attraverso questa bella foto, che è la fonte della Cucchiarella. Quest'acqua viene portata a casa per i nostri infermi, per i nostri malati. E la cosa significativa, molto significativa, è che attraverso un'analisi microbiologica sembra che quest'acqua che scorre in una sorgente, provocata appunto dal santo, ha le stesse caratteristiche microbiologiche di quella di Lourdes. E questa attestazione ha portato un certo scalpore, perché insomma è complicato da comprendere come le caratteristiche microbiologiche di due fonti sorgive così lontane abbiano comunque delle caratteristiche identiche. E questo, ecco, va affidato agli occhi della fede per avere delle comprensioni, perché forse, ecco, non tutto è scibile dalla mente umana. E poi, continuando lungo questo percorso, si attraversa quella che è il Ponte del Diavolo. Aspetta, è un po' più avanti forse. Allora, no, ecco, allora, guarda, ecco, sì, si va più avanti, si supera quello che è il Ponte del Diavolo, dove anche qui San Francesco si fa protagonista di un miracolo, ma diciamo che, eccolo, ad Orso d'Asino si vede bene da questa foto, diciamo che in Calabria abbiamo diversi ponti del diavolo, perché in effetti in antichità era così difficile edificare questi ponti sulle sorgenti o nelle alture dei nostri monti, che era quasi necessario fare un patto col diavolo per riuscire in questa mission impossible. Ecco perché ci sono tutti questi ponti del diavolo in Calabria. Il torrente Isca lo vediamo da questa prospettiva, ed è il percorso attraverso il quale si arriva a quel suggestivo romitorio del santo, perché non dimentichiamo che lui era nato da una famiglia proprio locale. La mamma era Vienna da Fuscaldo e il papà Francesco Martolilla, Giacomo Martolilla, ed è nato nel 1416. E pensate, sappiamo notoriamente di questa vita così longeva, arriva al 1507, lui muore a 91 anni e 6 giorni, considerate che al tempo al massimo si arrivava a 40 anni di vita, quindi lui fa una vita che è strepitosa come lunghezza, anche perché conosceva benissimo le erbe curative, di cui faceva un larghissimo uso, aveva un'alimentazione ridotta veramente al minimo per la sopravvivenza, quindi sono tutti questi elementi che hanno certamente aiutato la sua longevità e la sua permanenza, ecco, sulla terra. E poi inizia nel 1435 la realizzazione appunto della fabbrica antica, di cui vi parlavo prima, e va avanti per 20 anni questa realizzazione. La cosa strabiliante è che San Francesco lavorava al pari di 6 persone messe insieme, ed è stato capace, nella sua volontà di edificare il santuario, di mettere insieme tutta una serie di personaggi locali e non, di qualsiasi estrazione sociale, in un momento in cui le differenze sociali erano abbastanza elemento di differenziazione sotto tanti aspetti. E invece lui è riuscito ad unificare tutte le persone, facendone una voce corale con l'obiettivo appunto di costruire il santuario. E poi sembra che gli apparve San Francesco d'Assisi indicandogli di edificarne uno ancora più grande per accogliere un po' i tanti fedeli che avevano voglia di avvicinarsi a lui e di conoscere un po' la famiglia francescana. Paola, scusa, abbiamo visto le immagini anche della cappella moderna e tutte quelle vetrate, colorate all'interno. Vuoi parlarci un po' della differenza anche architettonica in breve, sempre tra la vecchia diciamo chiesa e la chiesa moderna?
Sì, allora la vecchia chiesa, quella antica edificata dal santo, ha un nucleo centrale che si sviluppa intorno alla cappella delle reliquie. La piccola cappella, che è la parte primigenia della chiesa edificata appunto dal santo, ricoperta in marmorale di Calabria, bellissima. Nella cappella noi sappiamo esserci collocate le reliquie del santo, arrivate, pensate, in Calabria solo nel 1935. Perché? Perché noi sappiamo San Francesco muore a Tours nel 1507, gli ugonotti lo profanano, lo incendiano, lo bruciano, i resti che si salvano vengono poi appunto protetti e arrivano solo in Calabria nel 1935. Ecco, qui stiamo vedendo appunto lo sviluppo architettonico della Basilica Antica, con la cappella dove c'è il mantello, il molare del santo, la pentola di rame, il mezzo busto in argento, lo scapolare, vedete, con la raffigurazione dei santi Francesco, di Paola e d'Assisi vicini sull'altare maggiore, nonché ci sono resti ossei, che sono appunto le reliquie più significative che ha il santuario oggigiorno. E da questo nucleo centrale si sviluppa poi tutta la struttura per come voi la vedete, con rifacimenti successivi da ricollegare al 1700, mantenendo però quello che è il tipico gusto francescano di edificare le chiese con una linea architettonica molto austera, severa, semplice, in cui si utilizzano materiali poveri, che sono il legno e la pietra, perché se Gesù è nudo sulla croce, la Chiesa deve in qualche modo trasferire questo messaggio di grande semplicità ai fedeli, e lo fa affinandosi all'architettura. Notate un altro elemento, la scarsa presenza di luce naturale all'interno della chiesa. No? Quando noi andiamo lì non abbiamo questa grande luce interna alla struttura, perché anche la luce doveva servire a esaltare o a mettere in ombra alcune linee architettoniche. Quindi quello che si trova qui è quel gusto appunto gotico, dove ci sono gli archi a sesto acuto e dove si percorre la navatella di destra per raggiungere poi la cappella delle reliquie. Invece tutto ciò che riguarda la struttura nuova, da ricollegare da un progettista che era appunto Sandro Benedetti, si è cercato di trovare dei punti di contatto, di creare una sorta di linea di congiunzione, perché poi è complicato avvicinare una struttura moderna a una cosa antica. Diciamo che parzialmente ci sono riusciti, perché hanno creato, come vedete, nella parte sommitale della chiesa queste strutture in legno lamellare che ricordano, diciamo, tre elementi sostanziali: delle vele spiegate, ecco qui si vede bene, queste vele gonfie che muovono la nostra madre chiesa attraverso un percorso, il legno lamellare ricorda queste volte a crociera, questi archi che sono presenti nella chiesa antica, e poi questo legno che torna a quel tema di cui vi parlavo prima, del materiale povero. Quindi il passato, diciamo, è presente, esatto. si trovano esatto, vicini, una sorta di... no? Quindi c'è questa unione tra storia e contemporaneità, sì, proprio come, secondo me, anche per riferimento di una fede molto profonda nei confronti appunto di questo personaggio. sì. Possiamo comunque ora diciamo concludere questa breve chiacchierata, perché noi appunto diamo giusto delle piccole descrizioni per incuriosire, per invitare naturalmente le persone, i visitatori, a venire qui in Calabria a fruire di queste nostre bellezze naturali. Paola, ti ringrazio tantissimo, speriamo di poterci riabbracciare il più presto possibile. Saluto Valeria, saluto i nostri, diciamo, le persone che ci seguono, e attendiamo tutti per il prossimo appuntamento. Un abbraccio. Grazie mille, grazie a voi tutti, ciao. Ciao.